Pirelli Rosso 4 alla mia destra e alla mia sinistra. Siamo a Pergusa, ma non fatevi ingannare, questa è una gomma stradale, non è destinata soltanto alla pista, anzi è destinata principalmente all'utilizzo stradale. È la gomma che prende il posto ma non sostituisce in listino i Rosso 3 e che può essere utilizzata da tutte le motociclette. Alla mia destra vedete la Naked Ducati Street Fighter, la sportiva ma anche le crossover. Quando è stato introdotto il brand Diablo era il 2002, pensate c'era la Ducati 998 appena introdotta. Il marchio, il brand rosso invece è nato nel 2008, quando era nata per esempio la prima BMW S1000 RR. Immaginate quanta evoluzione c'è in mezzo tra queste motociclette e le loro eredi di oggi e quanta evoluzione c'è tra le gomme che c'erano tra virgolette una volta e il Rosso 4 di adesso. All'anteriore troviamo una gomma bimescola, ovviamente più morbida ai lati, più dura al centro. Al posteriore invece abbiamo una gomma bimescola fino a 190-50 e trimescola dalle misure superiori in poi, cioè dal 190-55 in poi. Una fascia quindi relativamente dura al centro, un po' più morbida nella parte intermedia e una fascia di mescola simile alle SC3 che fa anche tesoro dell'esperienza di Pirelli nel mondiale Superbike. Cambia anche il tipo di struttura, in questo caso, nel caso del trimescola, viene utilizzato un materiale che viene chiamato Lyocell, che contribuisce a rendere ancora più omogeneo il comportamento della gomma. All'interno delle mescole c'è anche un estensivo utilizzo della silice sia all'anteriore che al posteriore per un comportamento sul bagnato ancora più rassicurante rispetto a quanto già non accadesse col Rosso 3. Del quale si è mantenuta la stessa percorrenza chilometrica, ma si sono migliorati molti altri, quantomeno i tecnici Pirelli ci assicurano che sono stati migliorati tantissimi altri aspetti, a partire dal comportamento a gomma usurata, che loro quantifico bene o male dal 40% in poi, fino a quello che viene chiamato soft handling e hard handling, cioè la guida un po' disinvolta oppure un po' più aggressiva. Come Pirelli ci ha già abituato molte altre volte per le sue realizzazioni, la tecnologia alla gomma posteriore è quella Cup and Base, ovvero la mescola più dura fa da base alle altre mescole, assicurando così un tempo di warm-up molto limitato. E c'è anche la particolarità della misura posteriore 200/55 che rispetto al Diablo Rosso 3 è 10 mm più alto e circa 9 mm più largo ai lati, alla ricerca del miglior sostegno in curva e della migliore trazione. Dopo questa breve introduzione, ragazzi, adesso facciamo un breve giro stradale e poi anche una sessione in pista per vedere come si comportano le Pirelli Rosso 4. Fatevi ingannare, sono in tuta, ma il percorso è stradale, proviamo ovviamente queste moto stradali su un tracciato statale. Le Pirelli Rosso 4 su queste moto vediamo come vanno. Fin dai primi metri le Pirelli Diablo Rosso 4 regalano un notevole feeling di guida. Il tempo di warm-up è molto limitato e questo, unito ad una spiccata agilità e una precisione di guida notevole, le porta a spostare verso l'alto i riferimenti prestazionali rispetto al predecessore Diablo Rosso 3, sia all'anteriore che al posteriore, rispetto al quale hanno forse ceduto qualcosa solamente nei termini di rigidità intrinseca, ma ci sarebbe comunque da fare un confronto diretto. Grip in piega anche a gas aperto, insensibilità al chiudi-apri e sempre la precisa sensazione di una grande capacità di assecondare stili di guida molto diversi, dall'aggressivo fino al turista, senza cedere nulla in termini di feeling e sicurezza. Siamo circa a metà strada del nostro test stradale per le Pirelli Diablo Rosso 4. Sono gomme che mantengono le caratteristiche peculiari delle moto sulle quali vengono montate. Nessuna di queste 4 protagoniste della nostra prova stradali è stata snaturata nel suo comportamento, ma semplicemente sono state enfatizzate ulteriormente le loro qualità.
hanno comunque dato una grandissima sensazione di sicurezza e soprattutto per quello che riguarda la misura peculiare della Ducati Street Fighter V4, che appunto ha il 200/60 al posteriore, una grandissima maneggevolezza unita a un grande controllo, rischiamo sempre di ripeterci, grande controllo anche in curva, un grandissimo appoggio, molto feeling anche alle pieghe, se vogliamo un po' più pronunciate per quello che sono possibili ovviamente in strada. Il nostro percorso è stato anche caratterizzato da asfalti non sempre perfettamente, appunto, asfalti perfetti. Ecco, anche in questo caso le Pirelli Diablo Rosso 4 ci hanno garantito una grande sicurezza, capaci di assorbire le asperità e anche di restituire il feeling esatto di quello che stava accadendo sotto la ruota. In questo ci sono veramente tanto piaciuti. Tra poco andiamo anche a fare qualche giretto in pista, inserendo anche qualche outsider carenata a Pergusa. Quindi andiamo. (190/55, 200/55, 180/55, 200/60, 190/55 e infine 180/55 sulla KTM. I Pirelli Diablo Rosso 4 li abbiamo anche portati in pista dopo il tragitto, dopo la prova stradale che abbiamo appena terminato. Bene, innanzitutto quello che possiamo dire di queste gomme è che ci sono piaciute tanto. Hanno un carattere che potremmo, pur essendo delle gomme stradali, hanno un carattere che potremmo definire anche in qualche maniera anche racing. Sono gomme prettamente stradali, ma quindi non disdegnano di stare qui in mezzo, qui sulla pista. Partiamo per esempio dalla K. Come ho detto anche per quanto riguarda il nostro giro stradale, i Rosso 4 non snaturano l'essenza della motocicletta sulla quale vengono installate. La K mantiene il suo carattere, moto estremamente reattiva, viene soltanto allargata in qualche maniera la sua capacità di chiudere ancora meglio le curve, anche quelle velocissime che sono dall'altra parte di questo rettilineo. La Honda CB 1000R è una moto, se vogliamo, old style, ha un assetto di guida forse un po' più caricato verso l'indietro, un manubrio un po' più alto, è stata divertentissima. Questa tra l'altro al posteriore monta il trimescola, il 190/55, che in questo caso appunto è il trimescola. Passiamo ragazzi a quella che, devo essere sincero e sbilanciarmi, mi è piaciuta veramente più di tutte e mi sono veramente emozionato a guidarla, perché ricordiamo che tutte quante hanno l'anteriore a 120 ed è sostanzialmente unico per tutte, ma in questo caso abbiamo al posteriore un 200/60. Misura confezionata come un arbitro sartoriale proprio per la Ducati Street Fighter V4 e per la sua sorella Panigale, quindi una gomma se vogliamo unica, e proprio questo probabilmente ha concesso ai tecnici di Pirelli di fare un lavoro straordinario. Una moto che con questa gommatura ha veramente tutto: agilità, tenuta sull'angolo, sincerità di comportamento, un comportamento tra l'altro anche tra virgolette facile, cioè facilmente interpretabile. Passiamo ad un'altra moto che mi è piaciuta tanto ed è la Ducati Super Sport. Con la gommatura dei Pirelli Diablo Rosso 4 abbiamo avuto una grandissima sincerità, molto soddisfatti anche della guida della Ducati 950 Super Sport. E veniamo alla più sportiva dell'otto, una moto che già di suo si guida veramente molto bene, ci è sempre piaciuta. Con queste gomme non perde, ecco, il suo carattere racing. Ricordiamo che queste sono coperture dichiaratamente stradali. Ecco, in questo caso la sportiva fitta, come si dice in gergo, perfettamente con queste coperture, che per quanto stradali riescono tranquillamente ad assecondare ogni indole racing, per avere veramente di più, per volere anzi veramente di più su questa motocicletta. Probabilmente bisogna andare su prodotti più specialistici, ma anche essere in grado di sfruttare adeguatamente il grip in più che prodotti più specialistici, che magari anche Pirelli ovviamente ha in gamma, possono offrire.
E veniamo alla nostra crossover, l'unica crossover che non ha tra l'altro partecipato al giretto stradale, ma che qui in circuito ci ha fatto veramente divertire, perché in un attimo di follia abbiamo disabilitato i controlli elettronici, che su strada sono indispensabili secondo me, secondo noi, e anche molto utili ai fini di sicurezza, ma magari ogni tanto in circuito possiamo fare a meno, possiamo fare un tentativo, vedere quello che succede disabilitando i controlli elettronici. La moto si è sempre guidata benissimo, la conosciamo bene, l'XR è una moto che è molto guizzante tra le curve e non ha perso questo suo carattere, però è stata veramente molto divertente e anche molto sicura da fare veramente con grande sicurezza, la capacità di chiudere le curve un po' in sovrasterzo grazie appunto alla momentanea disabilitazione dei controlli elettronici. Anche in questo caso delle gomme stradali come le Pirelli Diablo Rosso 4 hanno assecondato molto più che egregiamente questa tendenza, se vogliamo la lucida follia, senza batter ciglio, senza neanche surriscaldarsi, e tra l'altro restituendo sempre un feeling ottimale. Salvo, veramente come avete fatto? Io non so più cosa dire, devo trovare un difetto. Come ha detto Edoardo alla presa di contatto per di queste gomme, ci sono soltanto nere e questo è il loro difetto. Sì, è vero, ma ti ascoltavo poco fa ed ero veramente rapito, perché in effetti sembrava di provare le stesse emozioni che abbiamo provato noi quando le abbiamo collodate. Siamo molto contenti, siamo convinti di aver creato un livello. Da oggi in avanti bisognerà riferirsi a Rosso 4 quando si parla di coperture super sportive stradali. Grazie di questa magnifica giornata in pista e anche su strada, grazie anche a tutti i ragazzi del tuo centro di sperimentazione. No, sono stati molto lieti. Certo, c'è mancato il bagnato. Ti invito a Vizzola, non appena finirà questo periodo strano, Vizzola, che tra l'altro te l'ho promesso tante volte, ma Vizzola è veramente un laboratorio da visitare, da vedere, e avremo l'occasione di provarle sinceramente. Benissimo, grazie mille. Vi esorto a seguire Moto.it sul sito, sui social, Instagram, Facebook. Per tutti i commenti e domande qui sotto, ragazzi, sui commenti potete fare le vostre osservazioni e chiedere. Ci vediamo al prossimo video di Moto.it. Ciao! Posso farti una domanda cattiva? Sì, dimmi. Ma non pensi che queste gomme, così a loro agio, diciamolo, così a loro agio in pista tra i cordoli, possono un po' rosicchiare un po' spazio a altre gomme che magari avete in listino? Hai una domanda di riserva? Se vuole tagliamo.